Stazione celeste allerta planetaria aprile 2011, di Maala. Cosa è previsto per la luna nuova del mese di aprile? Per quella del 3 aprile 2011 alle 7:00 avremo 6 pianeti in Ariete, oltre a Eris e Vulcano. Sarà una congiunzione molto potente. L'Ariete è governato dal pianeta Marte, e trasporta energia molto dinamica. Questo mese il pianeta dominante sarà Marte. Urano è in Ariete ed esso governa le rivoluzioni e il cambiamento. L'Ariete è un segno di fuoco, quindi state attenti agli eventi legati al fuoco come incendi, eruzioni vulcaniche, guerra e violenza, e il caldo della prossima estate. C'è anche una croce cardinale a T nei cieli, formata da Ariete, Bilancia e Capricorno. Questo significa che gli eventi futuri saranno molto veloci da ora in poi, specialmente perché siamo nella nona onda del calendario Maya. Questo significa che 20 giorni sembreranno un anno. Questo sì che vuol dire andare veloce. Forse avremo un evento eclatante ogni 20 giorni? In seguito Nettuno entrerà nel suo segno, i Pesci, proprio il 5 aprile 2011, dopo essere rimasto 14 anni in Acquario. Nettuno vi entrò alla fine del gennaio 1998. Nettuno è femmina, un pianeta magnetico. È considerato l'energia superiore di Venere. Il 9 novembre 1998, la Terra ha avuto il magnetismo al punto zero per un breve periodo di tempo. In quel momento è iniziato lo spostamento dei poli magnetici. Il polo nord magnetico ha iniziato a muoversi lentamente verso la Siberia, finché il 21 dicembre 2010 si è fermato a Surgut, Siberia. Sembra che ora il polo magnetico abbia smesso di muoversi. Questo pianeta femminile è stato nel segno dell'Acquario maschile per tutti quegli anni. La sua energia ci stava insegnando a bilanciare gli emisferi destro e sinistro del cervello, affinché potessero lavorare insieme come una cosa sola. Questo è il momento in cui possiamo cominciare a manifestare la coscienza dell'uno. Per fare questo abbiamo dovuto completare il rilascio della nostra parte ombra. Questo processo è iniziato con la convergenza armonica nel mese di agosto del 1987. All'epoca ci portammo nella quarta dimensione e tutto iniziò a cadere a pezzi, compreso il muro di Berlino. Abbiamo dovuto cominciare a guardare noi stessi e ad abbandonare quei comportamenti, che non dovevamo più sperimentare. Fu un processo lungo e faticoso, e, a volte, è stato come camminare nel fango. Questo ha portato a galla moltissime situazioni del tipo povero me. Speriamo di aver superato quella fase ed essere pronti a manifestare la libertà. Ho appena saputo che Yosear Quelles, l'organizzatore della convergenza armonica, è morto. La sua morte simboleggia la fine del nostro cammino in quarta dimensione? Siamo pronti per la quinta? Nettuno rappresenta l'energia dolce dei pesci, e sarà in domicilio in quel segno dopo il 5 aprile. I pesci governano l'acqua, gli oceani, i sentimenti e le emozioni. Se non siete abituati a meditare, è giunto il momento di cominciare, perché potreste essere in grado di raggiungere la coscienza cosmica. Avremo un assaggio di questa energia fino a che Nettuno non tornerà in Acquario il 3 agosto, dove vi resterà fino al febbraio del 2012. Poi andrà in Pesci, dove rimarrà per alcuni anni. Per quanto ne so, Nettuno fu il primo pianeta creato in questo sistema solare. Vuol dire che ci sono persone, che si portano ancora appresso karma risalente alla storia di quel pianeta. Il lato oscuro di Nettuno sono gli inganni e la droga. Uno dei più grandi insegnamenti ricevuti da questo pianeta è stato l'abuso di droghe di ogni genere. Guardate come questo abbia influenzato la Terra e tutti i suoi abitanti. Abbiamo avuto la guerra alla droga per anni, e il cartello farmaceutico, che le controlla. Migliaia di persone muoiono ogni anno per i farmaci e le droghe, sia quelle illegali, che i medicinali regolarmente prescritti. Molte persone prendono droghe per entrare in uno stato di euforia. Presto saremo in grado di raggiungere questo sentimento senza l'uso di droghe. L'energia di Nettuno nei pesci ci permetterà di ottenere l'estasi semplicemente vivendo.
Nettuno è la dea madre ed è tempo che la sua energia positiva copra la Terra. Ho trovato un vecchio articolo su Nettuno, mentre stavo rileggendo alcuni vecchi giornali. Si chiama L'ascesa di Nettuno ed è stato pubblicato su Discover Magazine volume 21 numero 9 settembre 2000. Si tratta di un articolo molto interessante. Si parla di un pianeta in cui piovono diamanti. Uno studente laureato in fisica ha messo un po' di metano in una camera pressurizzata e usando un raggio laser, ha creato le condizioni di pressione e di calore, che si potrebbero trovare a circa un terzo di profondità dal centro del pianeta. Così facendo, gli atomi di carbonio avrebbero dovuto formare una sostanza simile al carbone, ma in quelle condizioni di pressione estrema, hanno invece formato polvere di diamante. Questo vuol dire che Nettuno governa i diamanti. Questo fatto mi induce a parlare della nuova stella cristica, che ha la forma di un diamante. In realtà è un diamante curvilineo. La stella di Davide è una doppia piramide. La piramide con la punta rivolta verso l'alto è considerata maschile, e quella che punta verso il basso è considerata femminile, ovvero rappresenta la polarità. Quando si uniscono le piramidi si ottiene un diamante. Un crop circe a forma di diamante è apparso in Inghilterra nel mese di agosto del 2006. Abbiamo un corpo a base di carbonio, che si sta lentamente trasformando in un corpo di luce cristallina. Questo è il motivo per cui è importante collegarsi al cuore diamante e manifestare l'energia, che proviene da questa bella luce cristallina chiara. Questa luce bianca pura comprende scintillii di oro e argento in essa. Questa luce bianca contiene tutti i colori dell'arcobaleno tra oro e argento. Potete anche circondarvi di luce dorata nella nuova era dell'Acquario. L'oro è energia maschile e l'argento è energia femminile. Visto che Nettuno è il pianeta dei diamanti, è il momento di entrare in sintonia con questo pianeta e attivare il corpo di luce. C'è in azione un'energia planetaria piuttosto intensa in questo momento. Dal 26 marzo, la Luna è congiunta a Plutone, il pianeta della trasformazione, del petrolio e del nucleare, e forma un angolo di 90 gradi con 5 pianeti, che si trovano in Ariete, e in opposizione a Saturno nella Bilancia. Questa rapida azione della croce cardinale inizierà ad essere attiva dal 26 marzo, e continuerà ad agire per molto tempo. Questa croce a T potrebbe causare molti avvenimenti, ma mi sembra che la parte principale di questa energia vada a concentrarsi sul Nord Africa e sul Medio Oriente. Giove a 13 gradi in Ariete e in opposizione a Saturno in Bilancia a 14 gradi. Saturno, il pianeta karmico, è esattamente sopra Tripoli, in Libia, assieme ai 5 pianeti in Ariete, che vi si oppongono. Per questo motivo in quella zona e nei paesi circostanti c'è in corso una guerra. La ribellione è iniziata in Tunisia, si è trasferita in Egitto ed è sfociata nella guerra in Libia. Gli Stati Uniti hanno chiesto alle Nazioni Unite l'approvazione per aiutare il popolo della Libia. Questo significa che tutto il mondo adesso è unito contro Gheddafi. Le Nazioni Unite rappresentano tutti i popoli del mondo. Questo significa che c'è una terza guerra mondiale in atto, che probabilmente si estenderà a causa di tutta l'energia planetaria in azione. Questa guerra si combatte per la libertà. È giunto il momento che tutti siano liberi. In antiche profezie si prevedeva prima l'arrivo della terza guerra mondiale e poi la sfera della redenzione. Sembra che la sfera della redenzione Elenin sia qui. Io questo corpo celeste lo chiamo Nemesis. Comunque vogliate chiamarla, questa stella nana bruna è già qui e agisce sulla Terra già da un po' di tempo. L'evento più recente è stato il terremoto e il maremoto del Giappone. Questo oggetto sarà al perigeo dal prossimo autunno. Continueremo ad avere altri disastri naturali come eruzioni vulcaniche, incendi, terremoti, tempeste e alluvioni. Vi è una forte concentrazione di pianeti oltre Samoa, Fiji, Filippine e Indonesia fino alle Hawaii e l'Alaska. Mentre il Sole si sposta nel Toro, la costa occidentale e il Messico saranno colpiti. Poi naturalmente c'è il Medio Oriente, che potrebbe anche vedersela con qualche disastro naturale.
Ora siamo nel tempo del fuoco, che potrebbe anche voler dire fuoco nel cielo. Controllate l'aumentata attività solare, e non dimenticate che Mercurio sarà retrogrado dal 30 marzo al 23 aprile. È tempo di rimanere calmi, mantenere il sangue freddo, e raccogliere le vibrazioni alla frequenza dell'amore e della luce. Tutto va bene nel mio mondo. Così sia. Malagaile.